Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto tutti al vostro Luca Talan. Oggi al termine di questo video ragazzi sarete in grado, seguendo alcuni piccoli consigli, di poter utilizzare una formazione davvero top. Come vi ho detto in tanti altri video, in tante altre analisi, il 4-3-3 secondo me rimane sempre uno dei migliori moduli, e tanto che io comunque alla fine della fiera, quando non so più che cosa inventarmi, perché alla fine non è sempre facile provare e riprovare cose nuove, torno alla base magari e cerco di strutturarmi qualcosa di leggermente diverso sul 4-3-3. Andiamo subito ragazzi a vedere questo modulo. Questo modulo ragazzi, piccola premessa, funziona con tutti gli stili di gioco squadra, magari da fare qualche piccola modifica se vogliamo ad esempio giocare con il possesso palla, visto che comunque un modulo, scusatemi, uno stile che rimane molto più statico rispetto a un contropiede invece che si butta molto in avanti. Va benissimo con comunque anche il contrattacco, il passaggio lungo, gli laterali comunque abbiamo un esterno e volendo possiamo averne anche due. Io l'ho strutturato ragazzi in questa maniera, è alla fine un 4-3-3 finto, perché come potete notare anche sotto c'è scritto 4-2-4 nella lavagnetta diciamo di eFootball. Partiamo ragazzi dal portiere, è un portiere difensivo ma che io vi consiglio in questo caso di utilizzare chi volete voi, non è importante che sia Cech o chiaramente che sia un portiere difensivo, va benissimo anche uno offensivo. La difesa invece ragazzi, apro una piccola e grande parentesi, devono essere come premessa tutti ragazzi veloci, velocità almeno sopra l'85, 87, 90 meglio ancora, perché comunque ragazzi con l'attuale gameplay se abbiamo giocatori lenti secondo me non riusciamo a giocare. E gli stili di gioco qui sono tutti completamente diversi, abbiamo uno sviluppo che è questo Beckenbauer molto forte e molto valido, come potete notare la velocità e la difesa, e chiaramente lui c'ha anche tecnica, ma va bene anche un altro sviluppo anche se non è così forte tecnicamente, l'importante è che abbia almeno come già detto 87-88 di velocità e comunque una buona difesa. Al centro ci metto un incontrista, questo Van de Ven mi ha veramente stupito, velocissimo, forte fisicamente, buona diciamo discreta tecnica per dire che è un difensore, quindi per me è top, infatti gioca praticamente sempre lui. E a sinistra ragazzi invece mettiamo un terzino difensivo che può fare però, come potete notare, anche il DC, ha una carta molto interessante sia a livello diciamo tecnico, difensivo e comunque anche lui di velocità, che come avete potuto notare in questo modulo è una finta difesa 4, perché fondamentalmente è quasi una difesa 3, è un mix, ecco, diciamo che è un mix. C'è questo Grimaldo ragazzi, un terzino offensivo molto veloce, molto bravo tecnicamente con i piedi, quindi segna delle volte anche perché guardate, tiro a giro a 90 ragazzi, finalizzazione a 68, però comunque credetemi che mi ha fatto anche diversi gol. Ha una bella potenza tiro per dire che è un terzino, mette dei bellissimi cross quando è il momento di metterli in mezzo, nonostante con questa squadra non abbia un vero e proprio colpitore di testa. Comunque se avessi per dire un Haaland o un altro giocatore forte di testa sicuramente potrebbe essere interessante. Se non avete lui va bene anche un altro terzino offensivo, l'importante è che abbia comunque un minimo di tecnica, un pochino di velocità e ovviamente un pochino anche di difesa, anzi velocità diciamo che la prediligo da questo punto di vista rispetto magari ecco alla tecnica, perché bene o male tanto non deve essere un giocatore che va a dribblare o impostare troppo l'azione. Poi in mediana ragazzi, in mediana io ci metto un incontrista con un tra le linee, diciamo che abbiamo diversi tipi di soluzioni, possiamo metterci anche un collante e un onnipresente, ho provato anche questa soluzione e funziona, un collante e un incontrista. Il regista creativo il regista creativo preferirei più verso qui, trequartista seconda punta. Comunque questa soluzione di Patrick Vieira incontrista con queste caratteristiche ragazzi è fenomenale, recupera tutto, se non avete lui ragazzi va bene anche, ripeto, un onnipresente o un collante. Tecnica, velocità e difesa ragazzi, questi un po' come DC sono le caratteristiche di queste carte. Pirlo ho tralasciato un po' la velocità chiaramente, ma perché lui come dico sempre quando parliamo di build bisogna secondo me ricostruirli un po' anche in base a come erano realmente i giocatori,
Pirlo non è mai stato un giocatore velocissimo, ma comunque con una grande tecnica, un grande passaggio, difensivamente comunque era buono, perché sì, non sarà stato magari un gran recupera palloni, però comunque anche in difesa si faceva sentire, diceva la sua, quindi questa diciamo che è la carta di Pirlo. Se non avete lui, un giocatore molto molto simile, che secondo me è facilmente anche reperibile, è Modric, ragazzi, o Pedri. Comunque sono dei giocatori così tecnici, rapidi, veloci, forti anche nello stretto, quindi veramente veramente top. Dico qui tra le linee, secondo me è fondamentale, perché comunque deve essere un giocatore che talvolta va a occupare anche questa zona di campo vicino, diciamo, a Sneijder, quindi a ricevere gli scarichi, oltre che, essendo mediano, anche a dare una mano in fase di ripiegamento. Qui, ragazzi, invece ci metto un regista creativo, che è questo Sneijder, fortissimo, vinto nei contratti di selezione ormai qualche tempo fa, molto 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 forte, tecnicamente soprattutto, ma comunque nonostante sia un regista creativo tende anche molto bene a inserirsi e a buttarsi in avanti. Se non avete lui, ragazzi, va bene un altro regista creativo, come ad esempio, ripeto, Pedri, ma comunque, ragazzi, ce ne sono diversi in giro forti di registi creativi. L'importante è che abbia Griezmann, l'importante è che abbia, ragazzi, come carta queste caratteristiche, cioè tecnica, passaggio, tiro, perché spesso si troverà comunque anche davanti alla porta. Poi qui, ragazzi, possiamo metterci anche una alla prolifica. Io metto un taglio al centro, perché questo Messi secondo me comunque rimane devastante, anche se ormai diciamo è una versione un po' vecchiotta di Messi, ma comunque rimane molto molto interessante. Possiamo, ripeto, metterci anche eventualmente una alla prolifica, oppure un altro taglio al centro, con caratteristiche. Ovviamente qui, ragazzi, devono fare gol, quindi finalizzazione, velocità, tecnica, magari un pelino meno di passaggio, perché tanto loro devono ricevere i passaggi, è difficile che debbano loro impostare l'azione. Però velocità, tecnica, ragazzi, e finalizzazione devono essere veramente veramente top, perché si troveranno, chiaramente sono loro poi i nostri giocatori che devono fare gol. Neymar, eccolo qui, un attaccante di rientro che abbiamo vinto tutti in questo gioco, molto molto forte. Ce ne sono anche altri attaccanti di rientro, diciamo, interessanti. L'unico discorso è che comunque questo Neymar ha delle movenze molto rapide. Alcuni attaccanti di rientro invece rimangono, secondo me, un pochino troncheggianti dal punto di vista fisico. Invece questo comunque è un giocatore molto rapido, veloce nello stretto, e che comunque ha una buona tecnica anche per uscire, diciamo, da situazioni complicate. Quindi carta molto interessante. Poi, ragazzi, opportunista Mbappé, il mio top player, perché è uno dei pochi forse che non ho mai tolto insieme a Cech, Maldini e insomma la difesa in generale, ma uno dei pochi che non ho mai tolto, perché comunque lui, ragazzi, fa gol dappertutto, si inserisce, segna, è veloce, tira. Ragazzi, secondo me questa carta potrebbe essere tranquillamente paragonata alle leggende almeno di circa 1 o 2 anni fa come caratteristiche di carta. È molto 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 forte. La panchina, ragazzi, mi porto chiaramente i giocatori per sostituire quelli che ho. L'unica differenza, diciamo, che mi metto anche Cafu, perché qualora volessi invertire il modo di giocare potrei mettere il terzino destro e l'esterno sinistro. Centrocampisti, mediani, Digno può fare un po' tutto, Griezmann lo stesso, Bebeto, ragazzi, seconda punta molto molto interessante. Mi porto anche Diogo Jota, perché comunque, come avete saputo, poverino, è venuto a mancare proprio questi giorni. Io comunque l'ho maxato in questa maniera e vorrei, insomma, dargli un minimo di riconoscimento, ecco, portandomelo nel mio piccolo, chiaramente nella mia squadra, per poterlo ancora, almeno qui, poverino, far continuare a giocare. Poi porto Rummenigge e Scamacca, un fulcro di gioco adatto per i colpi di testa, e Rummenigge invece un opportunista seconda punta barra punta, quindi molto molto interessante. Istruzioni individuali molto rapidamente sono il difensivo sul mediano, l'offensivo, scusatemi, su il terzino, e il contropiede sulla punta. Perché l'offensivo, ragazzi, sul terzino? Perché noi abbiamo un finto terzino, come vi ho detto prima, è una finta difesa 4, è quasi una difesa 3,
Quindi se noi vediamo l'offensivo, ok, diventa quasi un esterno quando stiamo attaccando, un esterno alto. Qualcuno di voi, lo so già, mi chiederà: ma perché non metti il CL anziché dare l'offensivo al terzino? Ragazzi, la risposta è semplice: perché se metto il CL diventa proprio una difesa 3, ma siccome vi ho detto io voglio giocare in questo momento con un 4-3-3 principalmente, non con una difesa 3, quindi non glielo do. Anche perché se glielo dovessi dare, farlo diventare quindi CLS, ovviamente dovrei dargli poi linea bassa se volessi riprodurre una difesa 4, quindi a quel punto non ha senso, lo lascio terzino, al massimo gli provo a dare l'offensivo, ma testatelo anche senza offensivo, se comunque volete avere un pochino più di coperture. Ad esempio a partita in corso potrei tranquillamente togliere magari anche Grimaldo, metterci, per dire, che ne so, ecco, un Costa Curta, e ho risolto. Lui è terzino difensivo, quindi comunque dovrebbe già difendere di più di suo, lo abbasso alla linea degli altri, ragazzi, e ho fatto. Una tattica molto interessante, ragazzi, che vi consiglio di provare. Come vi consiglio, mi raccomando, di passare al link che trovate in descrizione per supportare il canale. Sono Amazon e Gamivo, i due link che trovate, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo, dai prezzi veramente ribassati. Non pagate i prodotti nemmeno un centesimo in più, ma è semplicemente un modo per supportarmi. E vi consiglio soprattutto anche di dare un'occhiata, ragazzi, agli abbonamenti. È un modo per crescere nel mio canale, cioè per far crescere, scusatemi, il mio canale, e anche voi comunque per sbloccare alcuni contenuti esclusivi dedicati per gli abbonati. Ha una cifra veramente irrisoria, che non costa nulla, se non forse 1-2 euro, quindi ragazzi io ve lo consiglio. Grazie di essere stati qui con noi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate e se l'avete provato o se avete fatto eventuali modifiche. Vi aspetto nei commenti. Un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!